Ciao e bentornati sul mio canale. Io sono Sara e oggi vi mostro uno dei punti più belli e caratteristici della lavorazione a uncinetto tunisino, il punto pieno, anche chiamato punto Gobelin. Anche il punto pieno può essere lavorato partendo da una catenella in un numero qualsiasi di maglie. È un punto veramente semplice da eseguire, come vedrete, ha una forte tendenza ad arrotolarsi e questo è come appare sul retro. Ma cominciamo! Allora, eccomi qui. Innanzitutto vi informo che lascerò i link delle tecniche e dei punti utilizzati in questo tutorial sia in descrizione che li troverete sul vostro schermo in alto a destra. Dunque, qui come di consueto ho cominciato da una riga di base di 14 punti che vale per me come riga numero 1. Nella riga numero 2 iniziamo proprio con il punto pieno stesso. Allora, innanzitutto, come vi dico sempre, la prima asola sull'uncinetto vale già come punto numero 1. Il punto numero 2 si esegue in questo modo. Allora, se vedete tutte le barrette verticali che compongono la riga precedente, che sono queste, io vado a cercare lo spazio tra due barrette, tra le prime due barrette, quindi tra la barretta che sta immediatamente sotto l'asola sull'uncinetto e la barretta successiva. Vedete questo spazio qui? Bene, io vado a inserire l'uncinetto proprio dentro questo spazio, così. Poi prendo il filo con l'uncinetto, lo passo attraverso e lo porto sull'uncino. E questo è il punto pieno. E quindi continueremo a fare questa lavorazione fino alla fine della fase di andata. Quindi, di nuovo, guardiamo le barrette verticali, questo e il successivo, e quindi qui in questo spazio vado a inserire l'uncinetto, raccolgo il filo, lo passo attraverso e lo porto su. E di nuovo, qui si vede chiaramente le due barrette verticali frontali, diciamo i due punti successivi, vado a inserirlo qua in mezzo. Ok? Quindi più semplice di così veramente non c'è. Attenzione, il punto pieno, come vedete, è un punto molto semplice, ma vi consiglio, soprattutto all'inizio, quando ancora non siete pratiche, di contare il numero di punti che caricate sul lago. Vi spiegherò poi il motivo. Qui ne abbiamo, incluso il primo punto sull'uncinetto, ne abbiamo già 5. Vi ho detto, la riga di base è composta da 15 punti, quindi abbiamo 5, continuiamo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bene, ci rimane un solo punto da tirare su, ok? Noi qui avremo ancora uno spazio tra la penultima barretta verticale e l'ultima barretta verticale, che è anche quella di fine riga, ok? Ma noi vogliamo mantenere il numero di partenza di maglie e quindi noi andiamo a fare subito, a tirare su l'ultima asola, l'ultimo punto sull'uncinetto, facendo un punto di fine riga qua. Quindi non inseriamo l'uncinetto nello spazio, nell'ultimo spazio che c'è, ma andiamo a fare il punto finale. Eccolo qua. Raccogliamo il filo, lo passiamo attraverso e lo portiamo su, e questo è il 15° punto, la 15ª maglia che ho tirato sull'uncinetto, ok? E la fase di ritorno è quella standard, e quindi io prendo il filo sull'uncinetto, lo faccio passare attraverso una sola asola inizialmente, poi lo riprendo sull'uncinetto e passo attraverso 2 asole contemporaneamente, e questo secondo passaggio lo vado a ripetere per tutta la fase di ritorno finché non rimango con una sola asola sull'uncinetto, che diventerà il punto numero 1 della riga successiva, che è la riga numero 3. Bene, allora è arrivato il momento di spiegarvi l'unica particolarità del punto pieno tunisino, che altrimenti è veramente semplice, è l'accortezza di sfasare le righe di lavoro
di modo che, come vi ho fatto vedere nella riga numero 2, che corrispondeva alla prima riga del punto pieno, noi abbiamo inserito l'uncinetto nello spazio tra la primissima barra verticale, che è la barra del bordo destro del lavoro, e la seconda barra verticale, che di solito è la prima, no? Bene, così facendo però, arrivando alla fine della fase di andata, noi siamo costretti, per mantenere lo stesso punto di partenza, lo stesso numero di partenza di punti lavorati, a saltare l'ultimo spazio. Sfasando il lavoro, quindi inserendo nella riga numero 3 l'uncinetto non nel primo spazio, ma nel secondo, quindi tra la seconda barretta verticale e la terza, quindi qua, noi facciamo sì che il lavoro rimanga dritto e non si inclini sulla destra, perché il problema nel non sfasare le righe, quindi inserendo sempre l'uncinetto tra la primissima barra e la seconda, vedrete che il lavoro tenderà a essere piegato verso destra, in maniera antiestetica ovviamente. Un altro rischio è di aggiungere delle maglie in più per sbaglio, perché magari uno arriva in fondo e vede che c'è un ultimo spazio da lavorare e lo inserisce, soprattutto se uno non conosce il punto, ma semplicemente appunto va a inserire l'uncinetto negli spazi tranquillamente e allegramente, poi si accorgerà nel tempo che o ci sarà questo fenomeno dell'inclinazione del lavoro, oppure si ritroverà con sempre più punti sull'uncinetto, è un'altra cosa che non va bene. E quindi per ovviare a ciò noi sfalsiamo le righe inserendo l'uncinetto, inserendo l'uncinetto. Una riga lo inseriamo nel primissimo spazio e nella riga successiva andremo a inserirlo partendo dal secondo spazio. In questo modo però vedete che noi andremo a lavorare anche nell'ultimo spazio. È come se si alternassero, no? Tra il primo spazio e l'ultimo spazio lavorati o meno. Ok, quindi qui abbiamo due maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedete com'è veloce, 8, 9, 10, 11, 12, 13. In questo caso andiamo, come vi ho detto, a lavorare anche nell'ultimo spazio e tiriamo su la 14ª maglia, e ancora la 15ª andiamo a fare il nostro punto di fine riga, qui. E ritorno. Eccoci qua. Qui già si vede la trama, che è assolutamente unica. Non è riproducibile né all'uncinetto classico né nel lavoro ai ferri, direi. Quindi è un altro punto assolutamente unico della lavorazione a uncinetto tunisino. Bene, in questo modo abbiamo finito la riga numero 3. 1, 2, 3. Andiamo a fare la 4 e come vi ho detto prima, bisogna iniziare dal primissimo spazio, ok? A tirare su le maglie inserendo l'uncinetto negli spazi. In questo caso quindi salteremo l'ultimo spazio e andremo a fare immediatamente da qui il punto di fine riga. Ok? In questo modo il lavoro verrà assolutamente dritto, pulito e bellissimo. Un'altra piccola cosa prima di salutarvi, un'avvertenza, un'accortezza, è quella di non sbagliare a inserire, magari andando veloce nella lavorazione, l'uncinetto a punto maglia. Ok? Vedete qui, allora, siccome abbiamo ogni punto è fatto da una barretta verticale frontale e una barretta verticale posteriore, dobbiamo stare attenti a non inserire l'uncinetto qui in mezzo per sbaglio. In questo modo noi andiamo a fare un punto maglia e magari lì per lì uno non si accorge, però poi nella lavorazione totale si noterà questo punto sbagliato. Ancora più difficile, ancora più attenti bisogna stare quando si fa il punto maglia a non fare un punto pieno, cioè invece di andare a inserire l'uncinetto tra le due barrette verticali, si va a inserire a volte l'uncinetto a punto pieno. Il punto pieno, oltre a essere appunto bellissimo, costituisce anche la base spesso, o comunque viene usato alternato con altri movimenti o con altri punti per creare altri bellissimi punti tunisini che poi avrò il piacere di mostrarvi successivamente.
Che altro volevo dire? Ah sì, vi ricordo e magari vi lascio il link in descrizione, ho fatto un progetto, molto bello, semplicissimo ma veramente, veramente, d'effetto, d'impatto, di una sciarpa lavorata con un filato, peraltro acrilico, quindi anche piuttosto economico, però, un filato sfumato nei toni del verde, che è veramente bella se volete andare a vederla, anche solo le foto, oppure a scaricare lo schema, vi lascio il link in descrizione. Prima di lasciarvi mi stavo dimenticando un'ultimissima cosa, come chiudere il lavoro a punto pieno. Ebbene, io direi che si può tranquillamente usare il punto pieno stesso e quindi, si va, dentro gli spazi, a seconda ovviamente della riga alternata in cui siete, si tira su il punto sull'uncino e si fa passare attraverso l'asola chi già sia sul lavoro. E così si può andare avanti. Se non vi piace la trama del lavoro in questo modo, perché magari vi rimane un po' di spazio troppo aperto, qui in fondo nell'ultima riga, potete sempre usare il metodo standard. Questa volta è veramente tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a iscrivervi al mio canale, a mettere un like o un dislike, a lasciare un commento se volete, a dirmi che cosa volete sapere sull'uncinetto tunisino, se avete dei dubbi di qualsiasi tipo. Vi invito anche, se volete, a dare un'occhiata al mio altro canale che ha come oggetto principale l'uncinetto tunisino e non solo, è completamente in inglese ma è di facile comprensione. Quindi questo è tutto, grazie ancora e alla prossima, bye bye!